Ciao a tutti! In questo video torniamo ad utilizzare il metodo dell'ascolto attivo-passivo, questa volta con 50 frasi italiane. Le mie indicazioni sono sempre due. Numero 1. Ascoltare le frasi guardando il video almeno 3 volte per avere ben chiaro il loro significato. 2. Riascoltare il video più volte al giorno per circa una settimana. Questo potete farlo anche mentre state mangiando, mentre andate a fare una passeggiata, mentre state guidando la macchina. I benefici di questa tecnica si vedranno nella vostra comprensione della lingua italiana e anche nel vostro parlato, soprattutto se oltre ad ascoltare le frasi proverete anche a ripeterle. Farò comparire prima la traduzione inglese e dopo poco quella italiana. Così, se volete esercitarvi ad indovinare la traduzione italiana, potrete farlo mettendo il video in pausa. Iniziamo! Che ore sono? Non ho l'orologio. Chiedigli di fare questo per lei. Chiedi se è rimasto del caffè. Come ti chiami? Chiedi se hanno ancora del cibo. Hai un fratello o una sorella? Questa valigia è pesante. Questi libri sono pesanti. Guarda, c'è mia madre. Mio figlio non è a casa, è a scuola. I suoi figli sono a scuola. Giuseppe è a letto? Ogni notte ho sete. Le camere sono piccole ma confortevoli. No, non lo sono. Tu lo sei. Giuseppe non è a casa, è al lavoro. Ecco il tuo nuovo appartamento. Ciao, mi chiamo John. Vengo dall'Australia. Da dove vieni? Vengo dalla Nuova Zelanda. Vengo dagli Stati Uniti. Giuseppe inizierà il suo nuovo lavoro il 20 ottobre. Non volevo che Giuseppe e Maria se ne andassero, ma se ne sono andati lo stesso. Ho cenato da solo. La vita era molto diversa quando sono nati i nostri genitori. Giuseppe e Lucia hanno detto quando sarebbero arrivati? È cresciuta in Giappone e in Cina. Il Brasile è un paese molto grande. Ho trascorso le mie vacanze estive viaggiando in giro per l'Australia. È stata occupata nel suo ufficio. Nessuno che io conosca è stato in Australia. Questo autobus è quello che stavamo aspettando. Non si possono costruire case in questa zona. Giuseppe è stato in ospedale per molto tempo.
Quando è stata l'ultima volta che hai mangiato un biscotto? Di chi posso fidarmi? Ho scritto questa lettera. Sono arrivati giusto in tempo. Quanti anni hai? Ho 23 anni. Giuseppe e Lucia hanno avuto tutto ciò di cui avevano bisogno. Penso che Giuseppe verrà, ma non sono sicuro. La pelle è una materia prima per produrre scarpe. Dopo quell'esame, il mio cervello ha bisogno di riposo. Ti conosco da molto tempo. Da quanto tempo sei in Brasile? Sono qui dalle 5. Oggi il mercato non è molto affollato. Ho 3 figlie adolescenti. La medicina ha avuto un effetto immediato. Avrei dovuto dare a Giuseppe la mia vecchia chitarra. Ho 50 anni. Ho 50 anni. Qual è il tuo lavoro? Qual è il tuo lavoro? Sono uno studente. Sono uno studente. Queste ultime frasi ve le ho fatte vedere utilizzando il mio mazzo di flashcard di Decmill. Decmill è una società che ha prodotto dei mazzi di carte con migliaia di flashcard in varie lingue, tra cui anche l'italiano. Se volete esercitarvi proprio come abbiamo fatto in questo video, vi consiglio di utilizzare le loro 3000 flashcard italiane. La cosa bellissima è che non ci sono abbonamenti, ma con soli 15 euro avrete accesso a tutti i mazzi di carte di tutte le lingue per sempre. Inoltre, utilizzando il mio codice LearnItalian avrete uno sconto del 20%. Io in questo periodo sto utilizzando le flashcard in spagnolo e le trovo fantastiche. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. A presto!